Benvenuti a tutti alla videoconferenza intitolata Salute, benessere, redditività per l'officina connessa. Una videoconferenza che è organizzata da Futurmotive, Expo and Talks, e quindi stiamo parlando di Autopromotech, cari amici. Io sono Fabio Uglietti e sono veramente contento questa sera di condurre questa videoconferenza su un tema che scopriremo essere veramente importante per quello che è anche il futuro dell'officina indipendente in Italia. Con me degli amici e degli esperti veramente importanti per dibattere di un tema così importante. Li presento a uno, li vediamo. Renzo Servadei, buonasera Renzo, amministratore delegato di Promotech e Autopromotech, che tutti conoscete. Ciao Renzo. Ciao a tutti. Francesco Circosta, presidente autoriparazione di CNA. Ciao Francesco e benvenuto. Ciao, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Esatto, con me l'amico, posso dire, Alessandro Angelone, presidente autoriparazione Confartigianato. Ciao Alessandro, benvenuto. Bentrovati, grazie dell'invito. Fantastico. Poi dagli Stati Uniti, novità per questo genere di videoconferenze, ma molto interessante per quello che ci dirà, Ben Brucato. Buonasera Ben, benvenuto alla videoconferenza. Buonasera, grazie. Altro personaggio veramente interessante, troverete poi i suoi contenuti, sentiremo di che cosa ci parla, Domenico Mangiacapra, amministratore delegato di Movens. Buonasera Domenico. Buongiorno, buonasera e buona mattina per Ben. Sì, infatti è mattina Ben, vero? Grazie. Nord Carolina, se ben ricordo, vero? Esatto. Perfetto. E abbiamo poi Massimo Brunamonti, consulente tecnico di AICA. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao Fabio, ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Perfetto, credo di non aver dimenticato nessuno, ma voglio partire immediatamente dai due presidenti di Confartigianato e di CNA per avere subito da loro una opinione in diretta su questo titolo. Alessandro, Francesco, salute, benessere e redditività per l'officina connessa. Allora, officina connessa, Alessandro, parto da te. Proviamo a definire un attimo, circoscrivere il tema e poi con Francesco capire anche perché si parla in questa videoconferenza di salute, di benessere e di redditività. Per guardare a questo mix così importante per il vostro futuro. Alessandro, parto da te. Sì, Fabio, grazie. Come sempre tu sai puntualizzare l'argomento in modo dettagliato. Cosa dire? Il nostro settore sta vivendo da parecchi anni una trasformazione ed è sotto gli occhi di tutti. Certo, si può dire che fino al 2017 ce la siamo saputi cavare abbastanza bene. Potrei definire gestibile quel modo di lavorare e sono certo che i miei colleghi, molti dei miei colleghi potrebbero anche dare consenso a questa affermazione. Non si può dire altrettanto degli ultimi 5 anni, dove una serie di implementazioni legate alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza, perché no, sempre più presente nei veicoli di ultima omologazione, obbligano i costruttori a proteggere la loro produzione da manomissioni software non certificate e non accreditate, blindando di fatto l'accesso alle centraline. Questo noi lo abbiamo scoperto sulla pelle. Quindi sembrerà, mi viene da dire, no? Sembrerà anche strano a molti, ma anche noi indipendenti, a questo aspetto per noi indipendenti è comprensibile, lo capiamo benissimo, però i costruttori devono anche capire che non possono pretendere che ogni indipendente si doti di un pass-through per ogni tipo di brand diverso che entra nella propria officina indipendente. Noi siamo dei multimarca, siamo presenti in tutto il territorio, quindi con situazioni diverse, con territori diversi, clienti diversi, utilizzi diversi dei veicoli, quindi insomma, bisogna trovare un accordo, è necessario trovare un accordo, quindi stasera ci confronteremo anche su questo. Speriamo di poter mettere la prima pietra verso un percorso di condivisione e di confronto. Di sicuro c'è da fare una piattaforma che sia una piattaforma unica, che abbia un solo certificato di accreditamento e soprattutto un unico hardware, perché
è fuori discussione, perché anche noi indipendenti abbiamo l'esigenza di seguire interventi riparativi e manutentivi in conformità con le disposizioni che i propri costruttori ci impongono, e noi li vogliamo rispettare quelle disposizioni, e quindi alla stregua competere alla stregua ad armi pari con le reti ufficiali. Quindi il cambiamento, e concludo, non preoccupa né l'aftermarket della distribuzione né tantomeno la riparazione. Siamo pronti a fare la nostra parte, come abbiamo dimostrato di saper fare negli ultimi 40 anni. Quindi ci aspettiamo un confronto alla pari dei costruttori e di tutti i stakeholder della filiera, per un maggiore rispetto nei confronti di chi da anni, con il proprio saper fare, rende le strade più sicure del lavoro che noi facciamo tutti i giorni. Quindi se posso aggiungere, Alessandro, avete dimostrato in questi anni di avere affrontato molti cambiamenti e siete sempre lì. Poi, Alessandro, si tratta giustamente, come tu dici, poi di stabilire delle regole e trovare appunto dei giusti meccanismi, no, che regolino un pochettino la cosa. Sì, ma a volte siamo proprio noi che non ci sappiamo, che ci sottovalutiamo, no? Quando è arrivata l'iniezione elettronica, sto parlando del dopoguerra, me ne rendo conto, cavoli, dovevamo chiudere tutto il giorno dopo, ancora siamo qua a battagliare. Esattamente. Vorremmo avere le stesse armi. Francesco, arrivo da te. Allora, buongiorno a tutti. La tua opinione, Francesco, grazie. Volendo aggiungere a qualcosa a quello che ha già detto l'amico Alessandro, è che oggi viviamo un momento di transizione tecnologica molto importante, no? Crediamo che non se ne percepisca ancora la totalità, perché vi è un parco auto su cui ancora riusciamo ad intervenire con le conoscenze che abbiamo acquisito e su cui siamo riusciti a formarci, ma siamo coscienti che la transizione potrebbe subire un'accelerazione mettendo fuori il mercato un considerevole numero di imprese. Ecco perché abbiamo bisogno che il ruolo delle nostre imprese sia tenuto in giusta considerazione per il servizio che diamo alla mobilità, e quindi riteniamo che sia necessario semplificare l'accesso alle informazioni tecniche, un dato indispensabile a favorire la corretta riparazione dei veicoli. Questo è un po' il sunto del nostro pensiero. Prego. Certo. Grazie Francesco, grazie, molto conciso, molto chiaro, ma ci risentiamo poi alla fine. Avete detto delle cose certamente, no, che fanno riflettere. Alessandro ha fatto questo quadro, arrivano i dati, la difficoltà di entrare nelle centraline, tu dici certo stiamo affrontando una transizione, no? Ne abbiamo affrontate anche altre, però effettivamente richiede forse più professionalizzazione, investimenti e via dicendo. Allora Ben, arrivo da te negli Stati Uniti, qui si pone un tema interessante, no? Di quella che si configura essere un po' l'officina del futuro. So che hai una presentazione proprio a questo riguardo, e allora Ben, a te la parola, a te le slide, per farci un po' capire in questi 5 minuti come immagini l'officina del futuro. Ok, lo vedete la presentazione? Sì, certo. Sì. Ok, vado. Ok. Grazie mille, mi chiamo Ben Brucato, sono il vicepresidente per un'associazione negli Stati Uniti che si chiama MEMA, e dico adesso che sono 20 anni che non parlo veramente l'italiano, quindi ho vissuto a Bologna 20 anni fa, però per 20 anni sto negli Stati Uniti, quindi mi hai ancora un po' di accento bolognese, Ben. È per questo che lo dico, perché quando ritorno nell'Italia dicono ma c'è l'accento l'italiano, però le parole e la grammatica non è molto buona, quindi a volte pensano che, non so, mi sono caduto con la sua testa come un bambino, una cosa così, però è solo perché sono 20 anni che non vivo negli Stati Uniti. Però prima, per darvi un pochino di dell'informazione sulla MIMA, è un'associazione nel Nord America per fornitori di ricambi, componenti, tecnologia per le macchine e anche il trasporto pesante. Quindi sono tutti i manifattori e i fornitori di parti. La nostra associazione è dal 1904, che siamo veramente la voce dell'industria in questo settore, e abbiamo circa 900 membri negli Stati Uniti. Abbiamo delle officine in Washington DC, Southfield, Michigan, e North Carolina, dove sono io.
E la missione della nostra associazione è proprio di difendere l'industria dei componenti, di aftermarket, e promuovere gli interessi commerciali dei nostri membri. E quindi quello che voglio parlare oggi è un pochino la differenza e più o meno i garage negli Stati Uniti. Abbiamo 16.000 più o meno garage che sono con gli OE, Original Manufacturers, e l'altra parte, che è la maggior parte, come vedete, 260.000 sono i garaggi indipendenti, e questi potrebbero essere una famiglia che è il proprietario, o una, come si dice, chain, molti diversi locali. È proprio una sfida, e può essere anche un'opportunità per gli Stati Uniti. È proprio una legge che noi stiamo provando a passare, che si chiama Right to Repair, e guarda il futuro del garage, chi ha proprio il diritto di modificare e in particolare riparare oggetti e apparecchiature. Se vedete, come in questo slide, un garage come Honda o GM, Fiat, loro hanno tutti i dati per riparare queste macchine, però nei garaggi indipendenti oggi possono prendere questi dati che sono necessari per fare i riparamenti, però gli OE stanno provando a fare questo per bloccare i dati per andare ai garaggi indipendenti. E senza questo diritto alla riparazione, il proprietario non potrebbe portare la sua macchina agli indipendenti. È un problema enorme che potremmo vedere nel futuro negli Stati Uniti. Un'altra cosa da dire è che se questi 260.000 garage indipendenti nei prossimi 10-15 anni non possono avere i dati, tutte quelle macchine dovranno andare ai prodotti originali. E proprio sarebbe un caos nella nostra economia, perché per tutti i problemi che faranno 260.000 businesses che non saranno più. E c'è una preoccupazione crescente per questo questo problema. E quindi Right to Repair darebbe più o meno, questo slide darebbe il diritto alla riparazione al proprietario della macchina, più o meno questo è quello che dice qua. Senza l'approvazione di questa legge, i garaggi indipendenti non potranno riparare milioni di veicoli in circolazione, e solo i network affiliati ai costruttori saranno in grado di eseguire manutenzione e riparazioni, quelle degli OE. E questo, again, parla di quanti garage indipendenti e affiliati ci sono, e sarebbe impossibile 284 milioni. Ecco, grazie, però, di veicoli sono in circolazione negli Stati Uniti. Wow. E sarebbe impossibile per quelli garage originali di riparare tutti quei veicoli, quindi sarebbe un problema enorme, ed è il più importante problema e sfida che l'associazione e altre associazioni come AutoCare e SEMA stanno lavorando su questo problema. Quindi più o meno i garaggi dipendenti sono una necessità. Stiamo lavorando molto a dare training, università per i garage negli Stati Uniti per riparare le macchine elettriche,
con ADAS e tutti i problemi o tutte le cose che avranno le macchine più grandi. Quindi quello è, sapevo che avevo solo 5 minuti, quindi volevo darvi un piccolo assaggio cosa sta succedendo negli Stati Uniti e il problema più grande adesso con cui stiamo lavorando. Hai dato un quadro, Ben, veramente esaustivo, a mio avviso. Commenteremo certamente alcuni tuoi passaggi con Massimo, a cui a breve darò la parola, perché Massimo poi, lavorando anche a livello europeo, sicuramente saprà anche prendere alcuni passaggi di quello che tu hai detto e poi portarli in Europa, no? Perché penso che certe trend che sta vivendo Massimo sono esattamente poi gli stessi. Ma ne parleremo quando arriveremo, Massimo. Per adesso grazie, ma ho anche qualche domanda che vorrei raccogliere anche da chi ci sta seguendo, perché hai detto delle cose veramente interessanti. È altrettanto interessante, secondo me, il contributo di Domenico. Domenico, arrivo a te, perché effettivamente, se ho ben capito, non lavori direttamente nell'ambito della riparazione, ma tu lavori sulle smart cities, la tua azienda è specializzata in applicazioni IoT, se ho ben capito, voi lavorate su progetti molto innovativi nelle smart cities e sei già abituato in qualche modo a parlare con le auto, a prendere dei dati, a mettere in connessione una serie di dati con l'energia, le esigenze delle smart cities, eccetera. Quindi è un'esperienza da un certo punto di vista affascinante, un'esperienza forse che è un po' precursore anche di quello che potremmo vedere in futuro anche a livello di officine. Allora Domenico, ti chiedo davvero di farci un quadro molto innovativo, perché parlerai di comunità digitale e mobilità, ma credo che possa molto incuriosire i nostri partecipanti, perché è certamente qualcosa, no, che è attuale, ma che parla anche di tanto futuro, no, che potremo avere. A te Domenico. Grazie. Parto da quello che hanno detto nell'introduzione Francesco e Alessandro, i quali hanno detto che è in corso una transizione. In realtà non è una transizione, è una vera e propria rivoluzione, perché i tempi nei quali sta avvenendo sono ormai piccolissimi. Io ne parlo dal punto di vista informatico, software, digitale. E è una vera e propria rivoluzione. Ciascuno di voi che ci sta ascoltando, fate parte di un ecosistema, siete una componente, un anello grande, piccolo, di un sistema molto complesso, di una filiera complessa che è composta da tantissime tecnologie diverse. Voi dialogate per esempio con gli OEM, con i car maker, ciascun car maker ha una tecnologia diversa. Volkswagen usa 12 piattaforme tecnologiche diverse, per dare dei numeri. Uno dei migliori è BMW, che ne ha solo 3 piattaforme tecnologiche diverse. Mi immagino il delirio nel dovere voi dialogare con quindi centinaia di tecnologie diverse, standard diversi. Questo era già un problema prima e quindi era in corso un processo di integrazione tra queste tecnologie diverse, necessario, ma questo processo è stato accelerato enormemente dai disastri del pianeta. In primis quella che chiamiamo in modo educato la transizione energetica, che vuol dire che stanno aumentando i disastri ambientali, dove saltano le filiere delle forniture, si arriva a problematiche di shortage, alle problematiche geopolitiche, guerre, cambiamento dei prezzi dell'energia. Cioè siamo in un sistema così complesso e sottoposto a variabili impazzite nello short term, per cui questo processo di integrazione tra le tecnologie sta accelerando. Quindi quello di cui c'è bisogno è un sistema, un layer tecnologico, una piattaforma tecnologica che va a integrare le n.000 tecnologie che già esistono. E questo non lo sto dicendo io, Domenico, è una cosa talmente evidente che gli enti governativi hanno iniziato a regolare questo processo. Quindi abbiamo la Commissione europea, il governo cinese e il DOE, il Department of Energy degli Stati Uniti, che hanno iniziato a costruire le regole globali, perché possiamo essere anche piccolissimi, ma in ogni caso facciamo parte di un mercato globale,
hanno iniziato a costruire le regole, gli standard tecnologici sulle quali deve basarsi questo processo di integrazione. Questo avviene a livello generale, non solo nel settore dell'automotive, avviene nel settore del finance, nel settore delle smart city, nel settore della salute, ma il settore dell'automotive, l'aftermarket pure, ha un ruolo dominante perché dal punto di vista tecnologico questo processo di integrazione tra le varie tecnologie parte dal settore automotive, dal settore della mobilità, perché la mobilità è l'elemento che ha la maggiore intensità tecnologica. Non so, in Italia sicuramente no, ma negli Stati Uniti sì. Ci sono già i veicoli autonomi. Un singolo veicolo a guida autonoma, che ogni tanto avrà anche bisogno di essere riparato, ha al suo interno l'intelligenza paragonabile a quella che serve a mandare l'uomo sulla Luna o su Marte. E parlo di un veicolo autonomo. Quindi è evidente che la tecnologia della mobilità, questo processo di integrazione parte proprio dalla mobilità per estendersi all'energia, ai sistemi finanziari. In Italia, sul mercato italiano, questo sta iniziando già a viversi con l'introduzione dei veicoli elettrici. Quindi con la gestione di tutte le tematiche legate alla gestione di un powertrain elettrico, con tutte le tematiche gestione di una batteria elettrica, manutenzione, l'interazione della batteria con i sistemi energetici, e già da questo si vede l'impatto che sta avvenendo in Italia. Lentamente come impatto sul mercato, ma dietro dal punto di vista tecnologico è già arrivata un'onda che si attuerà sul mercato molto a breve. Quindi è in corso un processo fortissimo di integrazione. Abbiamo delle deadline in Europa entro il 2025 e questo a cascata impatta su tutte le tecnologie e i sistemi informativi di ciascuno di voi. Io lavoro in quest'area specifica. Sì, il tema, Domenico, che dalle parole che tu dici, no, si pone è proprio quello di interagire poi con queste piattaforme, no? Di definire poi le modalità con le quali le professionalità, se ci sono poi barriere ad interagire in con queste piattaforme o meno, cioè è molto complesso il tema. Certo, ma viene regolato, infatti queste piattaforme, proprio per evitare ogni tipo di barriera, devono essere piattaforme totalmente open source, il codice è completamente aperto, chiunque ci può mettere mano, non esiste un approccio captive, da cui poi lo standard di comunicazione di ogni car maker deve essere per tutti uguale. Che è quello che proprio negli Stati Uniti diciamo qualche anno fa, ma parlo di un paio d'anni, Ben, ero negli Stati Uniti e vedevo, stavo dialogando con un paio di case e quando sento parlare di predictive maintenance, ad esempio, manutenzione predittiva sui nuovi modelli, certamente è un qualche cosa che io dialogo con quel veicolo e con quel proprietario di veicolo, quindi in questo caso c'è un rapporto, lasciami dire Domenico o Ben, 1 a 1 in qualche modo, no? Cerco poi di dirottare, di influenzare questa cosa. Quindi tu, Domenico, stai in realtà dicendo un'altra cosa, non è molto più democratico l'approccio a questi standard, deve essere a disposizione di tutti. Oggi gli esperimenti che vediamo in realtà vanno più nella prima direzione, no? Proprio con Renzo Servadei, non so se ne vuole parlare, eravamo anche in Cina da un produttore, non faccio nomi, e c'era un bellissimo mega wall, ok? Dove tutto il circolante era mappato, erano tanti puntini che vedevi, era tutto connesso e tu vedevi se l'auto era in funzione, se l'auto viaggiava, se l'auto non stava viaggiando, se l'auto aveva un codice di errore e via dicendo. E tutto questo era in una torre di controllo. No? E quindi la riflessione che mi viene, ma adesso andiamo da Massimo Brunamenti, è che oggi siamo qui, ma voi state lavorando per questa democratizzazione, in qualche modo, questa apertura, open source, tu hai detto, no? Di questa informazione, che Grazie Fabio. è quello che garantisce poi anche la salute, la benessere e la reattività di questo modo dipendente. Massimo, tocca a te. Sì. L'argomento è molto vasto e scottante e quando prestavo attenzione alla presentazione di Ben, come sempre accade, ho subito pensato che la descrizione di Ben, bene o male, si adatta anche alla situazione nostra europea.
Ma non perché siamo uguali, ma perché sono uguali i veicoli. E non è un caso che la normazione dei veicoli, che bene o male da noi e nel Nord America è all'avanguardia, comunque poi alla fine è grosso modo la stessa circa ovunque. Al di là di considerazioni locali, di sviluppo tecnologico e industriale, però la tecnologia è quella e bene o male, prima o poi, più prima che poi, arriva ovunque. Questo cosa comporta? Comporta che conseguentemente anche le problematiche sono le stesse. Problematiche di accesso ai dati, che oggi è condizio sine qua non per permettere all'autoriparazione indipendente di operare e conseguentemente per concedere al cittadino libertà di scelta nei servizi collegati all'auto, è un problema globale. Al punto che, come voi sapete, con i vari collegamenti e cooperazioni che abbiamo a livello mondiale, siamo usciti con un Global Right to Repair Statement, cioè tutti quanti, Ben ha menzionato gli amici di AutoCare, l'associazione parallela negli Stati Uniti, tutti quanti abbiamo sottoscritto una dichiarazione congiunta per presentare oggettivamente il problema al mondo politico e ai media e per generare quella sensibilizzazione che è necessaria. L'argomento è tecnicamente profondo e concettualmente anche abbastanza complesso, però è la strada che dobbiamo percorrere, perché è l'unico modo per fare in modo che i diritti dei cittadini siano salvaguardati. Noi abbiamo in Europa adesso in esecuzione il famoso Data Act, che è un atto complessivo, trasversale su tutta l'industria che in qualche maniera cerca di regolamentare correttamente l'accesso e la proprietà industriale allo stesso tempo. Tutto sommato è un bel documento, tutto sommato è qualcosa che è necessario a livello per tutta l'industria, ma purtroppo è un po' tipo come la vecchia BER di 20 anni fa. C'è bisogno di una protezione del mercato, ma una volta che l'hai fatto ti rendi conto che per attuarla ci vogliono poi dei dispositivi legislativi specifici di settore. Infatti noi abbiamo chiesto che il Data Act sia poi corredato con un dispositivo legislativo specifico per il nostro settore, che altrimenti diventa lettera morta. Ci è stato assicurato che verrà fatto, ce lo auguriamo a tutti, ma l'interessante è che la nostra battaglia legislativa di advocacy per questa cosa qui è esattamente la stessa che sta accadendo negli Stati Uniti. Loro hanno, tanto per un riferimento per chi conosce le cosa sta accadendo, la Massachusetts Bill, che comunque è l'input per andare in questa direzione. È accaduta con successo in Australia, sta accadendo in Sudafrica e in molti altri posti, anche in America Latina. In Europa siamo a questo livello qui. Ci auguriamo che questo tipo di necessità sia ascoltata, siamo ottimisti in questo, ma ancora una volta i tempi, perché nel nostro mondo mesi sono ere glaciali. Cioè, i veicoli hanno una frequenza di aggiornamento, ripeto, che si misura sui mesi, pochi mesi. Avere accesso pochi mesi dopo, molti mesi dopo, è tanto. Quindi abbiamo bisogno di un intervento adesso. Sono d'accordissimo Massimo, questo tuo appello è fondamentale, ma mi ricollego anche a quello che diceva Alessandro, anche Ben, o ci faceva notare Domenico, alla fine poi è anche una questione economica di impatto poi sulle officine, bisogna tenere conto di quello, perché sicuramente, però la sostenibilità è un tema fondamentale per loro. Domenico prima ha detto una cosa importante. Sì. L'integrazione e conseguentemente l'interazione non è una scelta, è una necessità sociale, dell'ecosistema, anche economica. Quindi quello che noi chiediamo è a vantaggio della comunità. È certo. Questo il punto. Cioè noi non stiamo chiedendo vantaggi per noi stessi, tutt'altro. Noi stiamo chiedendo vantaggi per la comunità e le soluzioni ci sono, come ci faceva notare prima Domenico. Domenico, esatto. Le soluzioni ci sono, si tratta poi esattamente di calarle. Renzo Servadei, un impegno di Futurmotive a toccare questi temi del futuro, Renzo, ad acculturare, togliere di mezzo fake news, e da qui l'impegno dell'evento di novembre, no? Per
e di videoconferenze come questa che hanno proprio quella missione, vero Renzo? Certo, certo, infatti credo che proprio questo, diciamo, questo bellissimo dibattito è lo spirito di Futurmotive, perché poi forse abbiamo sbagliato a chiamarlo Futurmotive perché sono tutte tecnologie e problemi presenti, però qui abbiamo una delle più importanti associazioni americane, abbiamo le più importanti associazioni artigianali, abbiamo Quattro Ruote che diciamo non ha bisogno di presentazione, abbiamo Laika e tutti insieme stiamo vedendo che i nostri problemi non sono, diciamo così, i problemi di casa nostra, ma quello che stiamo portando avanti sono esperienze ed esigenze globali sostanzialmente. Quindi noi nella nostra modesto ruolo che cosa possiamo fare? Proprio perché abbiamo la fortuna e l'onore di avere contatti un pochino in tutto il mondo, cercheremo di portare Bologna dal 16 al 18 di novembre prossimo tutte queste idee, quindi inviteremo Ben Brucato, speriamo, lui ha tra l'altro è persona molto modesta, ma è uno dei organizzatori delle più grandi fiere americane, Apex e SIMA Show sono sotto le loro responsabilità, quindi finiscono appena le loro fiere, poi cercheranno di venire a Bologna, quindi ci potranno portare un contributo di idee, perché quello che vogliamo fare sostanzialmente è non fare dell'accademia, ma visto l'analisi dei problemi, cercare di trovare delle soluzioni sia a livello normativo, sia a livello anche tecnologico, perché quello che ci diceva Domenico significa sostanzialmente che volendo, mettendo insieme diverse competenze, si ha la possibilità di dare delle soluzioni che magari non saranno facili, richiederanno quando si parla di software e tu che gestisci anche delle banche dati, Fabio, sai che sono sempre situazioni piuttosto complesse, ma mettendo insieme tutte le competenze con la buona volontà e con gli obiettivi comuni, noi pensiamo che si possano veramente riuscire sia a livello normativo, perché noi rappresentiamo sostanzialmente solamente in Italia i soci di Angelone e di Circosta rappresentano centinaia di migliaia di famiglie, di persone. Negli Stati Uniti abbiamo sentito i numeri, quindi ci debbono sostanzialmente ascoltare, anche perché poi in realtà se non risolviamo i nostri problemi non è solo problemi nostri, ma sono poi i problemi dei consumatori che ovviamente si trovano nei problemi che così bene ha elencato Ben Brucato. Quindi il tentativo che noi faremo è proprio quello di fare un discorso di talks, quindi la parte talks che è proprio questa sostanzialmente, cioè dibatteremo di temi concreti e poi nella parte invece espositiva cercheremo di vedere e di argomentare quelle che sono le soluzioni tecniche, perché poi vogliamo uscire, anche se non con delle soluzioni, almeno con delle strade che ci portino a delle soluzioni a breve termine. Esatto, e poi magari un bel messaggio a Renzo, come sempre diamo, non avere paura di questi cambiamenti, ma anzi al contrario ricercare le opportunità che poi questi cambiamenti portano. Beh, questo è un po' il nostro mantra sostanzialmente, cioè se saremo in grado di cogliere diciamo, questi cambiamenti, saremo i primi a cavalcare evidentemente il nuovo modello e quindi potremo addirittura sviluppare quello che adesso, l'ha detto bene all'inizio Alessandro, quando è arrivata l'iniezione elettronica, dice oddio, ma quelli che si sono attrezzati per primi hanno poi creato dei bei business interessanti, quindi la stessa cosa adesso. Però l'importante è rimboccarsi le maniche e cercare di darsi da fare. È quello un po' che cerchiamo di fare ed è il motivo per cui sostanzialmente abbiamo organizzato questo evento. Perfetto Renzo, sto controllando il tempo, dobbiamo essere fedeli alla promessa, abbiamo ancora 2 o 3 minuti. Prima di tirare 2 conclusioni con Francesco e Alessandro vorrei sentire dalla regia, il mio amico regista che ci ha accompagnato anche in altre tante videoconferenze, Stefano, se abbiamo domande dai nostri partecipanti. Sì, qualcuno ha richiesto se è possibile rilasciare le slide e suppongo si riferiscono a quelle di Ben. Certo. Ok, quindi basta, le manderemo via email. Perfetto, perfetto.
C'è ancora tempo per i nostri partecipanti eventualmente di fare una domanda, e allora io passerei subito a Francesco. Francesco, abbiamo sentito parlare di diritto alla riparazione, piattaforme di condivisione dei dati, avere a che fare col cambiamento, tante cose, Francesco. Allora, che messaggio vuoi dare in conclusione, Francesco, e poi arriviamo ad Alessandro? Ma sicuramente è che oggi raccogliamo sicuramente un interesse e una volontà diciamo, da perseverare, per tutti insieme lavorare per migliorare questo percorso, perché fondamentalmente noi abbiamo registrato l'esigenza, ma tutti insieme dobbiamo poter lavorare perché sia reso pubblica queste informazioni, anche proprio per andare incontro, come si è detto nella discussione, alle esigenze dei consumatori, perché noi siamo una parte diciamo degli attori, no? Ma proprio, e siamo anche coscienti che non vogliamo ribaltare sul consumatore un eventuale aggravio di costi che dovremmo in futuro subire per accedere a queste documentazioni tecniche. Quindi auspichiamo veramente che si riesca a mettere in piedi tutta questa filiera e rendere più semplice l'accesso ai dati, e quindi semplificare il costo per il consumatore e di conseguenza performare di più quello che è la redditività delle nostre imprese. E se posso dire, Renzo, è mai come adesso, messaggio che arrivava da Massimo prima, confrontarsi anche a livello internazionale. Trovo fantastico il confronto con Ben, quello che diceva Domenico, ma Massimo parlava anche di esperienze in Australia, da altre parti del mondo, no? Questo può essere un altro impegno magari, no? A raccogliere tutte queste esperienze, sei d'accordo? Certo, certo, assolutamente. Adesso noi infatti stiamo raccogliendo proprio a livello internazionale tutte queste, diciamo, queste suggestioni, e ovviamente abbiamo in questa sede parlato con Ben, ma abbiamo dei contatti con tantissime altre realtà. Infatti abbiamo creato un movimento fluido, quindi senza presidenti, consigli direttivi, ma si chiama Association in Motion, che vuole sostanzialmente proprio dialogare di questi problemi e far creare dei manifesti che poi possono essere portati alle autorità sia con le competenze tecniche sostanzialmente che con, diciamo, la capacità di chi veramente conosce le cose, per poter poi arrivare a quelle soluzioni che noi dicevamo prima. Sostanzialmente si tratta di un percorso. Ecco, qui io avevo preparato anche una slide sostanzialmente, perché la complessità non voglio tediarvi, ma partiamo chiaramente si parla tanto di macchine elettriche rispetto alle macchine tradizionali, ma il car design cambierà completamente le cose. Noi avremo addirittura un convegno dove si parlerà della intelligenza artificiale applicata al car design. Poi sappiamo che ci saranno i nuovi materiali sostanzialmente, quindi dovremo riparare magari fibre, composite e quant'altro, perché dovrà essere alleggerite. Poi abbiamo i nuovi componenti, la sensoristica, ne abbiamo parlato prima. Poi abbiamo i network e reti di riparazione, che ovviamente che è un po' il tema cuore di questa di questo meeting. Poi ovviamente anche le attrezzature dovranno cambiare, perché abbiamo detto abbiamo bisogno di sistemi che siano in grado di riparare diversi veicoli, quindi dovranno lavorare sul software ma anche sull'hardware, è stato ricordato prima. E poi solamente alla fine di tutto questo è quello che balza più agli occhi dell'opinione pubblica, cioè se c'è la colonnina o c'è il biocarburante o se c'è il carburante sintetico. Come si vede, il consumatore ha il problema della colonnina, oddio troverò la colonnina, ma in realtà noi invece dobbiamo vedere tutto lo scenario che parte proprio dal design dei veicoli e arriva attraverso, diciamo, un lungo percorso. Qui dovremmo ovviamente avere molto più tempo a disposizione, ma essendo tra professionisti sappiamo di cosa parliamo, e quindi vogliamo proprio mettere i mattoni di questa esigenza, soprattutto nei dirigenti ovviamente di chi dirige le associazioni e dirige le aziende diciamo della mobilità, per fare in modo che questa transizione, o come ha detto bene Domenico, rivoluzione, sia il più efficace possibile per noi e per i consumatori.
Grazie Renzo. Alessandro, arrivo da te per la tua chiusura, dopo questa presentazione, idee più chiare, strada tracciata, un tuo commento. Sì, ci sono. No, sì, le idee più chiare. Sicuramente il confronto, come diceva Renzo poc'anzi, è costruttivo, dobbiamo fare massa critica, ma mi veniva da sorridere quando Ben parlava appunto della differenza tra 16.000 e 260.000, mi veniva veramente da sorridere, e ricordando la frase detta qualche secondo prima da me, che non ce la fanno a riparare le macchine che vendono, è inutile se lo possono sognare, quindi hanno bisogno di noi, i cittadini hanno bisogno di noi, perché noi siamo quelli di prossimità, quelli sotto casa, quelli a 1 chilometro, quelli in fondo alla strada che possono dargli una mano, e gliela diamo anche il sabato mattina quando le grandi reti sono chiuse. Quindi siamo flessibili e a disposizione. Poi ci facciamo carico dei problemi dei nostri clienti, utenti. Ma mi ero segnato anche quello che ha detto Domenico sul discorso dominante dell'aftermarket. Anche qui non si può fare a meno di ciò che siamo. Ci dispiace per loro, dovranno condividere, convivere con noi, che siamo simpatici, saremo anche antipatici, non lo so. Comunque con noi ci dovranno convivere e se lo possono scordare di fare senza. Questa cosa dell'atteggiamento captive, quindi comportamenti captive, ma noi abbiamo già vissuto quelli sui ricambi captive, stiamo tuttora vivendo sui ricambi captive, dove siamo vincolati a delle codifiche, delle cose che non hanno senso. Loro non si possono, il costruttore non si può trincerare dietro il discorso sicurezza perché è troppo comodo farlo. Non è che noi siamo degli sprovveduti, abbiamo decenni di esperienza, quindi non siamo degli sprovveduti e quindi basta parlarne. Renzo giustamente ci ospiterà in questo Future Motive, vedremo di dare ognuno il nostro contributo. Mi ero segnato una battuta finale. Noi siamo anche quelli che oggi ancora riparano, no? Quindi sciocchi e irriparabili naturalmente, e quindi dando anche un contributo tangibile a quello che può essere l'economia circolare. Tutti quanti ce l'hanno nella bocca, però poi materialmente non si fa. Noi ripariamo ancora motori che possono vivere, ripariamo sospensioni e freni che possono vivere, riducendo anche quello che può essere l'impatto ambientale. Quindi facciamo anche un'opera ambientale sotto questo aspetto, oltre che fare il nostro mestiere. Grazie Alessandro, come avrete capito non c'è solo il tema dei dati, ma Alessandro ha appena citato un altro argomento che mi interessa tantissimo, che è quello dell'economia circolare. Però avrete anche capito che proprio questo tipo di videoconferenza, insomma non sarà la prima questa, vi terremo aggiornati, ben come si dice negli Stati Uniti, stay tuned, no? That's right. Stay con Future Motive, perché davvero è l'impegno anche di darvi nei prossimi mesi sempre più informazioni. Vi aspettiamo tutti a Bologna a novembre in Future Motive. Ben, Domenico, Massimo, Alessandro, Francesco, Renzo, tutti lì, e voi tutti partecipanti, ne vedo 74 in questo momento, tutti davanti a una buona bottiglia di Lambrusco e le immancabili tagliatelle alla ragù alla bolognese. Un ringraziamento particolare a tutti voi, alla regia di Stefano, e fatemi anche ringraziare Paola che da dietro le quinte ha magistralmente condotto questo programma.